Ciao, eccoci per un nuovo video della serie Cucito mai più senza. Io sono Martina del blog di Cucito la Dulzatina e in questo video ti mostrerò 5 strumenti di cucito utilissimi multiuso che quindi utilizzo per varie funzioni e che secondo me vale assolutamente la pena tenere nel proprio kit di cucito. Come sempre vi ricordo che trovate l'elenco di tutti gli strumenti che vi mostrerò nel video nel box descrizione sotto il video. Vi ricordo inoltre che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it. Il primo strumento multiuso mai più senza secondo me è la calamita guida. È utilissima per cucire dritto i margini di cucitura. Si posiziona sulla placca metallica di fianco al lago alla distanza che si desidera. Basta poi tenere sempre il tessuto a contatto con la calamita mentre si cuce per cucire il margine sempre alla stessa distanza e andare perfettamente dritto. È utilissima inoltre per raccogliere gli spilli quando cadono invece di impazzire cercandoli e raccogliendoli a uno. Il secondo strumento multiuso mai più senza è il tagliasole o taglia imbassitura. Serve appunto per tagliare le asole e per scucire velocemente quando siamo andati storti, quando una cucitura non è venuta bene o per togliere l'imbassitura. Io lo utilizzo ogni tanto anche come rasafilo per tagliare i fili in eccesso quando non ho a portata di mano le forbicine. Il terzo strumento che vi mostro è il regolo rettangolare in alluminio. Sui 4 lati presenta diverse sezioni da 1 cm, 1 cm e mezzo, 2 cm, 2 cm e mezzo, 3 cm, 3 cm e mezzo, 4 e 6 cm che servono per aggiungere i margini di cucitura velocemente sui cartamodelli, quindi sulla carta o direttamente sul tessuto, quando si utilizza un cartamodello senza margini e lo si piazza sul tessuto direttamente. Inoltre lo utilizzo per realizzare orli precisi, quindi per controllare velocemente che l'altezza dell'orlo che sto cucendo sia precisa in tutti i punti. Lo utilizzo per verificare la distanza dal lago e cucire dritto. Quando cucio io utilizzo le guide presenti sulla placca metallica del lago, queste qui. Nella mia macchina sono belle evidenti e le distanze sono segnate in centimetri. In alcune macchine però mi è capitato che non siano molto evidenti. In questi casi si può abbassare l'ago, utilizzare il regolo per definire la distanza a cui si vuole cucire e poi posizionare la calamita per cucire dritto e sempre alla stessa distanza. Infine lo utilizzo spessissimo per verificare le dimensioni dei margini che ho cucito per capire se sono stata costante nella cucitura e parallela al margine. Il quarto strumento è l'uncino per rivoltare i tubolari. Io lo utilizzo principalmente per rivoltare i tubolari, appunto come nel caso di queste spalline sottili che avevo fatto per un top estivo. Trovate come realizzare queste spalline sottili in un video tutorial che ho pubblicato l'anno scorso. Trovate il link in sovraimpressione a questo video in alto a destra oppure nel box descrizione sotto il video. Io lo utilizzo anche per chiudere il punto tagliacuci portando la cucitura sul rovescio del tessuto in questo modo. Infine il quinto strumento multiuso mai più senza è il punteruolo. Lo utilizzo per segnare la posizione dei bottoni, le pense, le tasche sul tessuto e cartamodelli, quindi sia sul tessuto sia su carta. Lo utilizzo inoltre mentre cucio a macchina in alcuni casi per accompagnare tessuti particolarmente spessi o difficili, come per esempio appunto quando ci sono molti strati di tessuto insieme oppure per tessuti molto elastici. Mi aiuta a far scorrere meglio il tessuto e non avvicinarmi troppo con le dita alla macchina e al lago. Inoltre l'ho utilizzato per sfrangiare tessuti senza rovinarli, come per esempio in questo caso, in questo orlo di jeans. Ecco, questi sono i miei 5 strumenti di cucito mai più senza che secondo me vale la pena avere nel proprio kit di cucito perché possono appunto, come abbiamo visto, essere utilizzati per diversi scopi e quindi possono tornare molto utili in alcune situazioni. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Dulzatina, ci vediamo il mese prossimo per un nuovo video della serie Cucito mai più senza. Ciao!